Salve a tutti! Oggi voglio indirizzare la vostra attenzione su di un argomento essenziale, l'autostima. Inizio con l'enunciare la sua definizione. L'autostima è il processo soggettivo e duraturo che porta il soggetto a valutare e apprezzare se stesso tramite l'autoapprovazione del proprio valore personale, fondato su autopercezioni. La parola autostima deriva appunto dal termine stima, ossia la valutazione e l'apprezzamento di se stessi e degli altri. Chi possiede una sana autostima riesce a vivere con coerenza, conosce i propri punti di forza e capisce quali caratteristiche sono da migliorare, mentre chi ha una bassa autostima tenderà a risaltare esclusivamente le proprie debolezze. Potrebbe avere una scarsa fiducia in se stessi e nel mondo, difficoltà di ascoltarsi e di individuare obiettivi realistici e coerenti con le proprie aspirazioni. Potrebbe avere un dialogo interiore assente o in prevalenza negativo. Avrà la tendenza a dipendere dagli altri, affettivamente e mentalmente. Cercherà il consenso degli altri e sarà sensibile al giudizio altrui. Potrebbe avere una lentezza nello staccarsi da situazioni negative e sarà più vulnerabile ai disturbi d'ansia. In questi anni di addestramento mentale ho capito che la legge di attrazione funziona molto bene quando il nostro background, ovvero il subconscio, lavora nella direzione dei nostri desideri. Quindi, in pratica, una persona con una sana autostima potenzialmente otterrà più facilmente i propri desideri. Oggi non parlerò di come si forma e quanti danni psicofisici possa creare una scarsa autostima, ma voglio farvi capire quanto importante sia fare un percorso di cambiamento personale per riuscire a vivere meglio anche nell'ambito della legge di risonanza. Se hai una sana autostima, quale messaggio sta inviando automaticamente all'universo? Probabilmente il messaggio sarà simile a questo. Io mi amo, ho piena fiducia nelle mie capacità, sono forte in ogni situazione, agisco per il mio bene, sono grato per la mia vita, eccetera, eccetera. E questo attrarrà automaticamente buone amicizie, amori e denaro. Mentre, se si avrà una scarsa autostima, il messaggio automatico che ridonderà verso l'universo sarà precisamente il contrario e confermerà con nuove attrazioni e sincronicità quanto il mondo sembra avercela con noi. La mia autostima ha iniziato a modificarsi solamente quando ho capito che era inutile colpevolizzare le persone che avevano contribuito a creare la visione che io ho di me stesso. Genitori, amici, insegnanti, l'ambiente. Ormai il danno era stato fatto e continuare a dare energia al passato continuava solamente a peggiorare la situazione. Io ero e sono tuttora il responsabile del mio cambiamento, visto che adesso posso scegliere di essere la persona che voglio. Sono stato per i primi 20 anni della mia vita senza riuscire a guardare le persone negli occhi. La timidezza mi sovrastava. Ogni volta che uscivo di casa incolpavo chi per anni mi aveva insegnato ad essere in quella determinata maniera, creando quelle credenze che limitavano il mio benessere. È stato molto faticoso cambiare quella semplice abitudine. Io sono fiero e sono il responsabile del mio cambiamento. Ribadisco il concetto che se non abbiamo una stima di noi stessi sarà quasi normale fallire anche con la legge d'attrazione, visto che confermerà precisamente la nostra credenza. Se non ti ami, come puoi pretendere di attrarre amore? Se non ti fidi, come puoi pretendere di attrarre fiducia e amicizia? Se non riesco a quantificare il mio valore, come posso attrarre ricchezza? Che abbiate una sana e alta autostima o una bassissima autostima, dobbiamo quotidianamente lavorare per il nostro benessere. Avere un sano dialogo interiore aiuta moltissimo. Bisogna accorgersi di quanto spesso diciamo non ce la posso fare, sono inutile, mi odio, eccetera, eccetera, eccetera. E sostituire tali affermazioni con qualcosa di più opportuno. Su questo canale ci sono molti audio adatti ad agire sul subconscio per cambiare le proprie credenze sull'autostima. In descrizione troverete i link utili. Il passato ormai è passato e potete perdonare e perdonarvi come meglio credete. A me, per esempio, piace praticare Ho'oponopono. Adesso la responsabilità di cambiare è solo nelle vostre mani. Un abbraccio e buona vita a tutti.